Riassunti di Mr. Wrong che coprono tutta la puntata turca numero 5. Ozgur ed Ezgi e i loro amici si trovano a passeggiare sul molo felici di aver risolto tutti i problemi, quando incontrano Serdar che ha deciso di partecipare al matrimonio di un suo amico, che si scopre essere proprio il fidanzato della sorella di Ozgur. Ezgi subito va in ansia, immaginando i problemi che possono scaturire dato che lei deve fingere di essere la fidanzata di Ozgur e ha paura di compromettere una sua futura relazione con Serdar. Non sapendo cosa fare, inizia ad incolpare Ozgur perché tutto ciò che le sta succedendo è colpa del suo contratto, ma lui le risponde che è anche colpa sua, dato che lo ha accettato. Quindi iniziano a litigare, mentre gli amici li esortano a pensare a una soluzione insieme. Visto che nessuno trova una scappatoia valida, decidono di andare al matrimonio e di mantenere la calma per poter affrontare le situazioni che si presenteranno. Sevim, la madre di Ozgur, raggiunge Ezgi in camera e dopo averla ringraziata per aver accompagnato il figlio al matrimonio, le dice di essersi affezionata a lei e le regala un braccialetto che le mette al polso. Ezgi è molto commossa, ma si sente in colpa per le bugie raccontate. Levant, mentre è a fare shopping con Jansu, riceve una telefonata dalla figlia, alla quale non racconta la verità su dove si trova, ma le dice di stare in ospedale. Allora la bambina gli dice che è stato visto a Gocek da un'amica della mamma, ma lui nega, pur sentendosi in colpa verso la figlia. Giunta la mattina del matrimonio, Jansu racconta alle amiche delle bugie di Levant, raccontate alla figlia. Loro sono sorprese, nessuna ne capisce il motivo. Ezgi, vedendo che alla madre piace molto Ozgur e che inizia a fare progetti su loro due, si lamenta con le amiche del dispiacere che le darà quando scoprirà del suo falso fidanzamento con Ozgur. Jansu, vedendola molto agitata per l'imminente arrivo di Serdar, le dà una pasticca calmante, ma le raccomanda di non bere alcol. Anche Ozgur si accorge che Ezgi è molto ansiosa, allora le si avvicina e le dice di stare calma perché lui le starà sempre vicino. Nel frattempo al ristorante di Ozgur arriva Soner per parlare con l'amica Gizem, assistente di Ozgur, e le racconta di essersi lasciato con la fidanzata dopo che hanno perso il bambino. Infatti lui le aveva proposto il matrimonio solo per il bambino, ed ora rimpiange i 3 anni trascorsi insieme ad Ezgi, che però adesso sta con Ozgur. Gizem smentisce l'informazione e gli racconta del loro accordo e del falso fidanzamento, per cui lui è molto felice e lei si offre di aiutarlo a riconquistare Ezgi. Il matrimonio si svolge in un clima allegro e festoso. Le due mamme, entusiaste del bel matrimonio, si augurano che Ezgi ed Ozgur si sposino al più presto. Tutti iniziano a ballare e Ozan, che ha un debole per Deniz, la invita, ma lei, sempre scortese, rifiuta e blocca tutti i suoi tentativi di avvicinarla. Arriva Serdar con Yashim, la giornalista autrice dell'articolo Il signor sbagliato, che presenta come sua sorella. Ozgur è sorpreso quando la vede, ma i due si salutano normalmente. Tutti si siedono allo stesso tavolo e Serdar dice ad Ezgi che è contento perché trascorreranno del tempo insieme, al che Ezgi diventa sempre più ansiosa per ciò che può accadere se scopre del fidanzamento con Ozgur. Poi tutti brindano alle coincidenze che li ha riuniti nello stesso luogo. Ozgur parla con Yeshim della vendetta che lei ha fatto scrivendo l'articolo su di lui e chiamandolo signor sbagliato. Lei allora gli ricorda di essere stata cacciata dalla casa della sua fidanzata, ma lui precisa che lei non era la sua ragazza, ma una ossessionata da lui. Allora Yeshim ammette di aver esagerato nel descriverlo. La mamma di Ozgur, vedendoli parlare in atteggiamento confidenziale, va ad interromperli e a richiamare il figlio. Ezgi, che ha visto la scena, accetta di ballare con Serdar, mentre Ozgur parla con Yashin e durante il ballo si guardano arrabbiati.
Nel frattempo le mamme, che li osservano di continuo, si agitano vedendo i loro figli ballare con altre persone. Ozgur propone uno scambio di partner e quindi si trova a ballare con Esgi. Iniziano subito a litigare, rimproverando ognuno il comportamento dell'altro e accusandosi a vicenda di essere gelosi. Serdar, vedendoli ballare abbracciati, si ingelosisce e Jansu, che vuole salvare la relazione tra lui ed Esgi, chiede a Levant di intervenire. Levant gli va a sedere vicino e Serdar gli chiede se c'è qualcosa tra Esgi e Ozgur, ma lui nega, dicendogli che Ozgur è innamorato di sua sorella Yeshin e che sta ballando con Esgi solo per ingelosirla. Riesce a tranquillizzarlo. Più tardi gli sposi si recano al loro tavolo e presentano Ozgur ed Esgi come fidanzati, al che Esgi sviene. Il mattino seguente, a colazione, gli amici commentano di quanto sia stato opportuno lo svenimento di Esgi per salvare la situazione. Serdar, partito con la sorella, chiama Esgi per sincerarsi delle sue condizioni e per darle un appuntamento per quando lei tornerà a Istanbul. Poi Ozgur ed Esgi si lamentano dell'invadenza delle loro mamme, che vogliono farli sposare al più presto. Perciò decidono di organizzare un piano per tirarsi fuori dalla situazione. Più tardi vanno tutti insieme in spiaggia e discutono sulle strategie da adottare, al che Levant suggerisce loro di comportarsi in modo tale che le mamme non desiderino più che si sposino. A questo scopo Esgi dice alla madre di Ozgur che lui è troppo geloso e non vuole che lei indossi il costume. Poi fa una scenata di gelosia a Ozgur intimandogli di lasciare il lavoro perché lo vuole controllare. Quindi iniziano a litigare davanti ai loro genitori, tanto che la madre di Ozgur sviene e quando si riprende è molto arrabbiata con Esgi, tanto che quando i suoi genitori vanno via per tornare a casa loro li saluta molto freddamente. Esgi e Ozgur sono felici di aver raggiunto il loro scopo. Mentre stanno preparandosi per tornare a Istanbul, entrambi ripensano ai bei momenti trascorsi insieme durante i giorni passati. Poi, durante il viaggio in macchina, si dicono che ora la recita è finita e sono liberi, ma entrambi diventano pensierosi e sembrano poco convinti. Con questa scena si chiude la puntata numero 5 di Mr. Wrong.